Ciao a tutti belli di casa e ben ritrovati come sempre nella mia cucinetta piccolita ma piena d'amore. Da quanto tempo non ci vediamo? Poco. Oggi andiamo a fare un bello spaghetto con le cozze. Mi è venuta voglia di spaghetti con le cozze, però ci metto un qualcosa in più. Andiamo a vedere cosa ci metto in più. Io ci metto sempre qualcosa in più, ricordate. Allora, padella sul fuoco, olio extravergine. Abbondiamo con l'olio perché ci fa bene e non ce ne può fregare di meno del colesterolo. Dai, è così. Uno spicchio tagliato a fettine, grattugiato, in camicia, intero, fate come volete, io lo faccio a fettine. Gambi di prezzemolo, io non li metto interi, li metto così, tritati, perché non fanno male e danno tanto sapore, quindi se si ritrovano in mezzo al piatto, ben venga. Peperoncino, di quelli che piccano e fanno male, sì. Come inizia a soffriggere tutto e sale su un sapore veramente importante, andiamo a mettere dentro le cozze che io ho preso dal mio pescatore, che gentilmente me le ha pulite, limpiate e messe dentro una scatolina. Eccoci qui. Cozze, sale, mai, assolutamente mai. Coperchio, facciamo cucinare per 2-3 minuti fino a quando non sono completamente tutte quanto aperte. Adesso che sto guardando ce n'è qualcuna rotta, quindi se c'è qualcuna rotta toglietela, perché assolutamente no. Insieme alle cozze uno schizzo di vino ci sta sempre bene. Nelle cozze mai il sale perché sono super sapide. Nell'acqua della pasta poco sale. Io ho visto tante ricette di cozze e pecorino, secondo me è una ricetta completamente sbagliata, perché cozze e pecorino insieme non possono coesistere. Sono troppo salati i due prodotti insieme, però si può sostituire col parmigiano, questo sì. Mentre le cose stanno andando, in un altro pentolino a parte vado a mettere 2-3 filettini di acciuga, così, più ne metti e meglio è, beccate pure questa. Metto un goccino d'olio, così, e faccio sciogliere tutto quanto. Quando le acciughe si stanno sciogliendo mettiamo dentro il pane grattugiato e lo facciamo tostare al sapore dell'acciuga. Nel frattempo qui a Cozzaland tutto quanto è pronto, un paio di minuti si sono aperte tutte, quelle che rimangono chiuse buttatele perché non vanno bene. Adesso toglierò tutti i gusci del proprio muscolo che c'è all'interno. Non lo faccio vedere, ma è scontato che il succo, tutto il liquido, il brodino viene filtrato perché è pieno di impurità, quindi va filtrato con un colino a maglia sottile. Adesso spaghetto molto al dente si mette dentro, si fa finire la cottura con il sughetto delle cozze, fuoco a palla, deve essere veramente a palla. Una bella spolverata di prezzemolo, adesso bello fresco. Madonna mia, c'è un profumo, ragazzi, guardate qua sotto che bel sughetto che rimane, e quello secondo me deve rimanere perché altrimenti non si fa la scarpetta, poi ed è un sacrilegio. Ma io la scarpetta con che la faccio? Col pane tostato alle alici, eccolo qua, pane tostato alle alici, l'ultimo minuto insieme alle cozze, quindi tutto quanto dentro si mescola tutto insieme e c'è un'armonia, un piatto meraviglioso, profumato, godurioso, mamma mia. Allora, questo prima di servirlo lo mettete al piatto e poi una bella spolverata di pane. Io lo faccio in padella perché, come sapete, io mangio in padella e poi lo servirò, tranquilli. Quindi poco pane tostato, prezzemolo ancora fresco così, giro d'olio sopra extravergine. E ragazzi miei, questi sono i miei spaghetti con le cozze. Allora, cuccioli affamati, guardate qua che robetta, guardate che bellezza, che bontà, che profumo. Il profumo, la differenza la fa il profumo, assolutamente. E adesso, che fai? Una forchettata, gnà, dai? Per forza, gnà, devi dare. Mamma mia. Giriamo qua, tiriamo su, guardate che bella forchettatina d'amore. Allora, io mangio in padella, do una forchettata di quelle giganti, perché assaggiare soltanto una puntina per fare il figo, no. Boom! Mamma mia, buonissimi. Il sale non l'ho messo assolutamente, nell'acqua appena una puntina, ed è sapido.
Quindi immaginate a mettere il pecorino in questa ricetta. Come la vedo io è sbagliata. Poi c'è a chi piace. Ci vediamo alla prossima ricetta, condividete e mi fate un favore enorme e fatemi sapere quale piatto voi vorreste che io rifacessi la prossima volta. Fatemelo sapere!